Buonasera a tutti, amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Nuovo video per parlare della puntata di Open Bar relativa al derby. In realtà l'audio e le spiegazioni lasciano tante perplessità. Andremo a vedere anche le ultime in vista di Inter-Atalanta e quindi chi dovrebbe recuperare, chi potrebbe partire dal primo minuto e chi invece è ancora indisponibile, e vedremo poi delle situazioni legate all'Inter del futuro. Si smuove qualcosa, ci sono delle idee per quanto riguarda il centrocampo. Iniziamo proprio da Open Bar relativo al derby e naturalmente c'è l'episodio chiave che è stato il tocco di mano di Ricci in area di rigore. Questo è quello che dice Doveri, quindi è il virgolettato. Petto, niente, 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 tutto naturale. Check completati, puoi fischiare la fine. E poi c'è Doveri che appunto dice check completato, finito. Allora, già ciò che dice l'arbitro, petto, niente, niente, tutto naturale, vuol dire che forse non ha ravvisato il tocco col braccio, perché altrimenti non dovrebbe dire petto. Ricci non la tocca mai col petto. Già questo è il primo segnale che forse andava richiamato al VAR. Non è una decisione di campo, perché l'arbitro, se dice testuali parole, non ha visto il tocco col braccio. Poi c'è anche il virgolettato relativo a ciò che viene detto in sala VAR. Questo mai nel corpo, quindi non fa nulla. In realtà non basta che sia nel corpo, c'è il movimento di Ricci. A lasciare ulteriormente perplessi sono però le spiegazioni di Mauro Tonolini, il componente della CAN, che a Open Bar dice testuali parole. Ci ha un po' sorpreso quello che abbiamo letto sui dubbi relativi a questa situazione. Da parte nostra non ce ne sono, è un braccio che resta in sagoma, c'è addirittura il movimento a togliere di Ricci. Peraltro, se il pallone non fosse finito sul braccio, sarebbe finito sul petto. Ora, ok, il braccio resta in sagoma e siamo d'accordo. Che il pallone, se non fosse finito sul braccio, sarebbe finito sul petto, insomma sul fianco di Ricci, siamo tutti d'accordo. Ma Ricci non fa il movimento a togliere il braccio. Questa è una spiegazione che non si può accettare in casi del genere, perché l'abbiamo visto nel video di ieri con le immagini, quindi per chi magari se lo fosse perso ovviamente lo trovate sul canale, l'ultimo video caricato. Ricci fa un movimento ad allargare il braccio, solo successivamente lo ritrae, quindi questa spiegazione di Tonolini effettivamente è una spiegazione un po' che dà anche fastidio, ecco, perché che ci vengono a dire magari c'è stato l'errore, oppure ci vengono a dare una spiegazione valida, ma non che Ricci toglie il braccio e tantomeno che la palla sarebbe finita sul petto, perché ok, il punto dell'aumento del volume corporeo non c'è e quindi quello non è una irregolarità. L'irregolarità è muovere però il braccio verso il pallone e non è un braccio che si ritrae. Quindi ancora una volta, ecco, perplessità per la decisione in campo, ancora peggio le spiegazioni successive. Forse hanno fatto, ecco, si sarebbero potuti fermare all'errore in campo, hanno invece sono andati oltre. Chiuso questo discorso andiamo invece già con l'avvicinamento a Inter-Atalanta. Chi è che potrebbe recuperare? Thuram e Dumfries. Quasi sicuramente entrambi saranno della partita, entrambi dovrebbero partire dal primo minuto. Naturalmente Thuram, anche con l'assenza di Lautaro, diventa un calciatore importantissimo, soprattutto se dovesse essere quantomeno vicino al vero Thuram. E stessa cosa per Dumfries. Luis Enrique non sta convincendo anche nel derby, prestazione deludente, e chiaramente l'Inter in Dumfries può avere un'arma in più nella rincorsa al titolo. Chi invece sicuramente non sarà della partita sono Lautaro Martinez e Hakan Çalhanoğlu, entrambi puntano invece alla trasferta di Firenze. Su Çalhanoğlu naturalmente si stanno facendo delle valutazioni perché gli infortuni del turco iniziano ad essere frequenti e quindi in questo momento, come abbiamo detto ieri, il rinnovo è molto lontano. Poi chiaramente senza rinnovo credo che ci sarà la cessione in estate. Penso che sia più remota invece la possibilità che possa rimanere fino alla scadenza, possibilità che comunque io non disdegnerei per il semplice fatto che vendere Çalhanoğlu in estate porta una cifra minima, immagino 8-10 milioni, non credo di più, anche perché già lo scorso anno non sono arrivate cifre superiori, insomma faccio fatica a pensare che possano arrivare a 12 mesi dalla scadenza.
È però un Inter che chiaramente sul centrocampo sta facendo delle valutazioni, perché c'è appunto Çalhanoğlu in bilico, Mkhitaryan che è in scadenza e non dovrebbe essere rinnovato, c'è la situazione legata a Frattesi, anche lui fortemente in bilico, Frattesi che praticamente non ha mai pienamente convinto, non si è mai integrato perfettamente nel sistema di gioco dell'Inter, anche domenica è entrato in campo, insomma praticamente non incidendo affatto sul match, e poi ci saranno delle valutazioni da fare anche su Diouf, che ad oggi risulta di difficile collocazione tattica nel sistema dell'Inter. Chiaramente questo porterà un bel po' di cambiamenti a centrocampo. Diciamo che il preferito sarebbe Goretzka, ma è difficile per i costi. Attualmente, se non vado errato, guadagna circa 12 milioni all'anno e secondo le ultime notizie anche della Bild, l'Arsenal è in netto vantaggio rispetto all'Inter. Ovviamente le squadre di Premier hanno una maggiore disponibilità. Goretzka è un nome difficilmente acquistabile a parametro zero quando c'è una concorrenza importante. Inter che quindi sta facendo altre valutazioni per il centrocampo. C'è la notizia da tutto mercato web che l'Inter quest'anno ha seguito Mandela Keita, il centrocampista del Parma. Non ha mosso passi ufficiali, però insomma il classe 2002 dei crociati è un calciatore che può interessare all'Inter. Era stato già accostato all'Inter lo scorso anno e non è escluso che possa essere riaccostato in estate. Naturalmente Keita è un calciatore diverso da quelli che abbiamo in rosa, è comunque un calciatore che mette fisico, che recupera palloni, che magari dà il dinamismo al centrocampo, magari non dà proprio qualità, quindi insomma non possiamo aspettarci doti da regista. Può essere un calciatore però utile come alternativa, sia che si giochi col 3-5-2, quindi naturalmente avere un'alternativa fisica. Ecco, faccio un esempio, se dobbiamo considerarlo un titolarissimo magari facciamo fatica, se lo consideriamo per esempio al posto di un Frattesi o di un Diouf, ad oggi i fatti dicono che sarebbe un valore aggiunto, perché mentre Diouf non riusciamo a collocarlo tatticamente, mentre Frattesi viene schierato però poi magari fa fatica a costruire, fa fatica in interdizione, sembra quasi un Inter che come se giocasse con un centrocampista in meno quando c'è Frattesi, che va sì a riempire l'area di rigore, però insomma spesso lascia desiderare. Magari Keita al posto di questi calciatori potrebbe dare un aiuto. Non dico che Keita in senso assoluto per esempio è superiore a Frattesi, dico per il sistema di gioco dell'Inter potrebbe dare un maggiore apporto, e tra l'altro è un calciatore che potrebbe aiutare anche per l'eventuale passaggio al 3-4-2-1, perché chiaramente c'è bisogno di muscoli, di dinamismo a centrocampo, di chi fa filtro, e quindi eventualmente Keita potrebbe essere anche una soluzione del genere, poi da valutare se per esempio affiancato a Barella, ma ripeto, magari può essere semplicemente un'alternativa. Ecco, se immaginiamo per esempio un centrocampo con Keita, Barella, Zielinski, Sušić e un Stankovic per esempio, che dovrebbe rientrare all'Inter e secondo le ultime notizie l'Inter punta a riprenderlo per tenerlo in rosa, quindi non per rivenderlo, certo a meno che non dovesse arrivare un'offerta folle, però non è quella l'idea dell'Inter. Se valutiamo un centrocampo del genere, soprattutto se l'Inter dovesse giocare appunto con due centrocampisti, diciamo che è un centrocampo di tutto rispetto. Poi vanno creati dei meccanismi, perché giocare a due a centrocampo prevede che uno deve essere almeno un recuperatore di palloni alla Koné, per intenderci, l'altro un po' più regista, un po' più qualitativo, però insomma sicuramente ecco, sarebbe un centrocampo valido in questo senso. Inter che naturalmente non si ferma solo al centrocampo e ci sono altre notizie. El Nacional riporta una notizia appunto dalla Catalunya, secondo la quale il Barcellona aprirebbe alla cessione di Ronald Araujo e la cifra richiesta sarebbe intorno ai 30 milioni. Ci sono tante squadre interessate e il Nacional mette anche l'Inter tra le squadre interessate ad Araujo. Naturalmente per una cifra di 30 milioni o sotto i 30 milioni potrebbe essere un ottimo affare, perché è un calciatore molto fisico, più di 1,90 m, è un calciatore rapido, bravo quindi nei contrasti, bravo nei duelli aerei, insomma è quel calciatore che permette anche di giocare con una difesa alta, perché poi riesce a coprire gran parte di campo, ecco anche la rapidità non gli manca. Chiaramente però è un calciatore che
porta dei dubbi. Uno è quello legato alla condizione fisica, ha avuto più di un infortunio negli ultimi anni, l'altro è la condizione mentale, perché tra dicembre e gennaio è stato fuori per problemi di depressione. Chiaramente lì è più difficilmente valutabile, però insomma ci sono tante valutazioni da fare in questo senso, c'è da rifletterci, perché chiaramente un calciatore che già in un ambiente che conosce da anni ha avuto dei problemi, ecco, legati ad una sorta di burnout, alla depressione, può far fatica ad inserirsi poi in un contesto diverso, in un paese nuovo, con una lingua nuova, quindi sicuramente, ecco, questi sarebbero i rischi del caso, però se valutiamo l'aspetto tecnico sicuramente è un grande difensore. Detto che in questo momento è stato soltanto un accostamento, non significa che l'Inter sta lavorando per chiudere domani per Araujo, e la sensazione è che ci sono comunque piste più facilmente raggiungibili. Una porta a Solé, che l'Udinese potrebbe cedere per una cifra intorno ai 25 milioni. Personalmente è un calciatore che a me non dispiacerebbe affatto. C'è poi l'altra situazione che è legata all'attacco, perché c'è il nome di Thuram. L'Inter, secondo le ultime notizie, potrebbe cederlo per una cifra intorno ai 65 milioni, ed è una cifra che non spaventa i club della Premier League. Thuram, ad eccezione degli ultimi mesi dove sta facendo un po' di fatica, forse anche dal punto di vista fisico, però ha dimostrato tanti in questi anni, e chiaramente ci saranno tanti club della Premier interessati. Se l'Inter dovesse cederlo, l'idea sarebbe quella di fare un tentativo per Nico Paz. È una pista non semplice, perché chiaramente il Como non è interessato a cederlo, perché soprattutto c'è la recompra del Real Madrid, quindi è in orbita Blancos Nico Paz, però chiaramente l'Inter un tentativo lo farà. Per Nico Paz potrebbe essere allettante la proposta, perché al Real sarebbe uno dei tanti e probabilmente non sarebbe neanche titolare. All'Inter comunque, soprattutto con un investimento molto importante, potrebbe essere un titolarissimo. E il tutto, ecco, anche i nomi accostati all'Inter porta a pensare a quel cambio di sistema di gioco, a quel 3-4-2-1. Poi ovviamente sempre da valutare, sono nomi che però non sono fantamercato, perché poi se noi andiamo a valutare, ecco, Nico Paz è un po' subordinato all'eventuale cessione di Thuram, e quindi anche lì una cessione a 65 milioni e l'acquisto di Nico Paz potrebbe addirittura permettere all'Inter di generare un attivo tra la cessione e l'acquisto. Il nome per esempio di Keita è un nome che corrisponde perfettamente al diktat di OH3 per costi, per età del calciatore. Stankovic chiaramente è soltanto da sfruttare il diritto di recompra, e c'è poi il nome del difensore, però anche lì parliamo comunque di cifre sempre intorno a quello che OH3 è stato finora disposto a spendere. Detto che secondo me, per esempio, il nome di Araujo è molto complicato per l'Inter, più facile magari puntare a Solé o al massimo a Ghila, che comunque sono ottimi profili. Aspetto anche le vostre considerazioni, sia sulle spiegazioni nella puntata di Open Bar, quindi per chiudere un po' il cerchio sulle polemiche post derby, sia su quelli che sono i nomi in questo momento accostati all'Inter. Se insomma secondo voi l'Inter, con questo tipo di mercato che si prospetta, potrebbe comunque creare una squadra forte all'altezza, o secondo voi sono nomi insomma non da Inter. Come dico spesso, confrontiamoci nella sezione apposita, e come sempre invece io vi lascio con un gran bel Forza Inter.